Albert Gudmundsson all'Inter. Questa è la notizia di calciomercato, perlomeno a tinte nerazzurre, di cui si è parlato di più nel corso degli ultimi giorni. Diversi media si sono sbilanciati molto anche sullo stato avanzato di questa trattativa e effettivamente in casa Inter c'è un gradimento molto forte nei confronti dell'islandese del Genoa, che viene individuato come uno dei possibili attaccanti che si potrebbero andare ad acquistare per la prossima stagione per completare un pacchetto offensivo che ad oggi comprende 2 giocatori di altissimo livello e 2 riserve che lasciano un po' a desiderare, mentre per la prossima stagione l'obiettivo sarebbe quello di avere 4 giocatori di alto livello, 4 giocatori affidabili sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. E perché no, magari aggiungerne anche un quinto, ma di questo parleremo in seguito. In questo contenuto però facciamo un identikit approfondito di chi è Albert Gudmundsson, come spesso facciamo sui nostri profili, soprattutto per questi giocatori che sono abbastanza noti, ma magari non al grandissimo pubblico e che non sono appunto dei top player di altissimo livello già più conosciuti. Cominciamo subito perché abbiamo tante cose di cui parlare, come sempre però prima vi invito a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, così ci date una mano e non perdete tutti i prossimi contenuti. Allora, il punto sulla trattativa in realtà l'abbiamo già fatto in scorsi contenuti, ne farò un altro molto rapido alla fine di questo. Prima partirei però appunto da raccontarvi un po' chi è Albert Gudmundsson. Gudmundsson è un classe 1997, fra poco tempo compirà 27 anni, origini islandesi per lui, che sostanzialmente ha cominciato la sua carriera nelle giovanili del Reykjavik dal 2006 al 2013, poi è passato all'Heerenveen e nel 2015 al PSV Eindhoven, club olandese, in cui nel 2007-2018 ha debuttato in prima squadra e ha chiuso la stagione con 12 presenze totali. Nell'estate del 2018 è stato poi ceduto alla Z Alkmaar per 1,8 milioni di euro, AZ Alkmaar che è un club dal quale sono usciti anche diversi giocatori che tuttora troviamo per esempio in Serie A, 2 nomi su tutti, Koopmeiners dell'Atalanta e Reinders del Milan, ma ce ne sono anche altri di cui proprio in queste settimane si sta parlando. È una discreta fucina di talenti, diciamo così. È rimasto alla AZ Alkmaar per 3 stagioni e mezzo, chiudendo con 98 presenze complessive e 24 gol, per poi essere ceduto al Genoa, dove è tuttora 1,2 milioni di euro il costo del cartellino, quindi un costo anche abbastanza contenuto per un giocatore che poi al Genoa, come dicevamo, sta facendo veramente molto bene. Diciamo che la cessione al Genoa è avvenuta nel gennaio 22, nei primi 6 mesi non si è fatto notare particolarmente, poi il Genoa è retrocesso dalla Serie A alla Serie B. Nella stagione successiva i tifosi del Genoa l'hanno nominato come miglior giocatore dell'anno. In Serie B 38 presenze totali, 14 gol e promozione del Genoa nella attuale Serie A, quella che si sta disputando proprio in questi mesi. E la cosa interessante è che sebbene quest'ultima stagione in Serie B Gudmundsson l'abbia fatta benissimo, la stagione forse dell'esplosione del giocatore è proprio quella in corso, quindi in Serie A, e questo è un segnale non banale. Siamo alla fine di marzo, Gudmundsson ha messo insieme 10 gol complessivi e se sommiamo anche i numeri in Coppa Italia siamo a quota 12 gol e 3 assist a fine marzo, quindi sono numeri non indifferenti. Vi mostro, per chi ci segue da YouTube, come sempre, anche la scheda di Transfermarkt, che riassume un po' alcune caratteristiche di Gudmundsson, di diverse abbiamo già parlato, altezza 1,77 m, la posizione in realtà Gudmundsson è un giocatore abbastanza duttile, attualmente gioca nel Genoa al fianco di Retegui nel 3-5-2 di Gilardino, quindi anche in un modulo che noi all'Inter conosciamo abbastanza bene, però nella sua carriera ha giocato in diversi altri ruoli, ha fatto il centrocampista offensivo, ha fatto l'ala destra e anche l'ala sinistra e poi, come dicevamo, appunto la seconda punta, quindi è un giocatore abbastanza duttile che potrebbe consentire anche dei cambi di schema senza particolari scossoni, ecco, mettiamola così.
Il valore di mercato, ecco, che Transfermarkt stima è di 22 milioni di euro, in realtà, poi lo vediamo fra poco, il prezzo che il Genoa sembra fare del suo cartellino sarebbe un pochino più alto, intorno ai 30 milioni di euro. Questo fondamentalmente per 2 motivi. Il primo è che pochi mesi fa ha firmato un prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2027, quindi il Genoa non ha problemi di possibile scadenza di contratto, e poi avendo attirato su di sé diversi interessi, si è parlato della Juventus, del Tottenham e anche di altri club, è chiaro che si può scatenare un'asta e quindi il Genoa eventualmente conta di ricavare qualcosa in più, ecco, di questi 22 milioni di euro. Venendo poi alle caratteristiche tecniche di Gudmundsson, sicuramente la caratteristica per la quale l'abbiamo notato di più in Italia è la caratteristica del dribbling. È un giocatore che sa puntare l'uomo, lo sa saltare, ha una buona base di skills, diciamo così, ehm, e questo consentirebbe tra l'altro all'Inter di aggiungere un giocatore che dal punto di vista del dribbling l'Inter oggi non ne ha tanti, è costantemente negli ultimi anni agli ultimi posti delle classifiche per dribbling riusciti in Serie A, e poi anche in termini di caratteristiche globali di attaccante, se ragioniamo sul pacchetto offensivo dell'Inter, considerando anche già Taremi come nuovo giocatore nerazzurro, ecco Gudmundsson andrebbe a completare un pacchetto niente male. È destro di piede, quest'anno, vi do qualche numero, ha già creato 42 occasioni da gol da calcio piazzato ed è al primo posto nei maggiori 5 campionati europei in questa particolare classifica, e in termini di dribbling, come dicevamo, in Serie A 1,41 dribbling riusciti a partita. Inutile dirvi che nell'Inter nessuno vanta delle caratteristiche e dei numeri di questo tipo. Quindi ecco, diciamo che Gudmundsson è poi un giocatore, vi dicevo, si fa notare per i dribbling, però i numeri ve li ho detti prima, 12 gol e 3 assist, è un giocatore che quindi sa portare in dote anche concretezza in termini proprio di tabellino, non è semplicemente un dribblatore. Nel Genoa di quest'anno, per quanto il modulo sia simile, però l'interpretazione, l'approccio inevitabilmente sia diverso tra il Genoa e l'Inter, io l'ho sempre percepito come quel giocatore che può spostare gli equilibri. Quando il Genoa riesce a prendere in mano la partita, riesce a avere una fase magari di dominio sull'avversario, Gudmundsson dà l'impressione di essere il faro dell'attacco, il giocatore a cui ti affidi per generare l'occasione da gol, e mi sembra di notare onestamente che nell'accoppiata con Retegui tutto funziona abbastanza bene, quindi una seconda punta come Gudmundsson e una prima molto, peraltro d'area di rigore, molto istintiva come Retegui funzionano veramente molto molto bene. Nell'Inter chiaramente non è un mistero dire che se dovesse essere acquistato farebbe inizialmente la riserva, visto che, ipotizzando che rimangano, i titolari sarebbero comunque Lautaro Martinez e Marcus Thuram, però l'obiettivo finale, e quindi veniamo anche alla questione trattativa, l'obiettivo finale dell'Inter, come vi dicevo all'inizio, sarebbe quello di avere un pacchetto offensivo composto almeno da 4 giocatori, e questi 4 devono essere tutti affidabili, tutti garantiti, diciamo così, al 100%, più forse eventualmente un quinto, che chiaramente sarebbe un giocatore un po' diverso, però sarebbe utile dal punto di vista numerico. E ragionando, come vi dicevo poco fa, su Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, verrebbe a mancare, per completare questo pacchetto, proprio un giocatore con le caratteristiche di Gudmundsson, quindi magari non particolarmente fisicato come può essere Taremi, però un giocatore che sa dribblare, che si sa posizionare tra le linee, che sa giocare nello stretto, ma che comunque porta in dote dei gol. Non sono molto simili, però mi viene facile ragionare in Gudmundsson come in una sorta di Sanchez evoluto, cioè prende le caratteristiche migliori di Sanchez, però ci aggiunge una concretezza diversa, e poi anche dal punto di vista banalmente anagrafico una prospettiva decisamente superiore. Quindi ecco, in termini di caratteristiche di proposta, Gudmundsson è questo. Se volessimo proprio utilizzare, diciamo, delle parole chiave, degli aggettivi per descriverlo: duttilità, imprevedibilità, dribbling, che sono anche
sono secondo me il riassunto perfetto di quello che Gudmundsson ha fatto vedere fino ad ora e quello che continua a confermare nel Genoa. Vediamo ultima cosa che vi potevo dire. Sì, no, fondamentalmente è questo. Per quanto riguarda poi la trattativa, chiaramente prima vi dicevo che il Genoa chiede 30 milioni di euro, che sono tanti soldi, a maggior ragione per una riserva, come Gudmundsson sarebbe nell'Inter. Come vi dicevamo anche in scorsi contenuti, ecco, quello che però sembra filtrare da Genova è che il Genoa sarebbe anche disposto ad abbassare un pochino magari la cifra cash, acconsentendo all'inserimento di alcune contropartite tecniche. Qui il nome principale di cui si sta parlando, quantomeno in queste settimane, è uno ed è quello di Valentin Carboni, che come vi raccontiamo da tempo l'Inter apprezza molto, non vorrebbe cedere senza perderne il controllo, piuttosto preferirebbe una cessione alla Fabian, se vogliamo dire così, però è anche un giocatore che al momento fa ragionare rispetto alla collocazione tattica all'interno del 3-5-2 di Inzaghi, motivo per cui sfruttando anche, un po' come per Gudmundsson, il grande interesse che Carboni ha attirato su di sé, l'Inter starebbe valutando appunto una cessione, magari mantenendone il controllo tramite una clausola di recompra o cose simili, per sfruttare però la sua pedina all'interno di altre trattative. Ad oggi il nome principale che si fa è quello di appunto di Carboni, però in realtà il Genoa apprezza anche altri giocatori, in particolare altri giovani dell'Inter. Si è parlato a lungo di Zanotti, che ad oggi è in Svizzera al San Gallo e sta facendo molto bene, e anche di Francesco Pio Esposito, che invece ha giocato nello Spezia. Lo Spezia sta facendo molta fatica, lui ha giocato un po', però non ha fatto tantissimi gol, ma rimane un giocatore che anche in casa Inter gode di una certa fiducia in vista del futuro. Quindi immagino che qualora si decidesse di spingere forte su Gudmundsson, si ragionerebbe su una trattativa di questo tipo con l'inserimento di alcune contropartite. Addirittura in questi giorni la Gazzetta dello Sport si è sbilanciata dicendo che Gudmundsson avrebbe già detto sì all'Inter, e sono emersi anche alcuni retroscena legati anche allo scorso mese di gennaio, nel quale pare che fosse arrivata un'offerta importante dalla Fiorentina per Gudmundsson, Fiorentina che peraltro, se vi ricordate, sembrava aver chiesto anche Carboni proprio all'Inter, ma Gudmundsson, annusando la possibilità che poi a giugno potesse magari arrivare una proposta da un club di fascia ancora più alta, avrebbe rifiutato, specificando però che la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia. E questo quindi favorisce chiaramente l'Inter, ma può favorire anche la Juventus, anche perché il procuratore di Gudmundsson è lo stesso di Dragusin, che ricorderete insomma era della Juventus, poi è andato al Genoa e poi è stato ceduto in Inghilterra al Tottenham. Questo è quanto quindi sulla questione Gudmundsson, una panoramica sulle sue caratteristiche tecniche, la carriera, le skills e poi anche un riassunto dello stato dell'arte a livello di mercato. Siamo a marzo, quindi c'è tutto il tempo per trattare, per ragionare, le cose potrebbero cambiare, ma noi come sempre su Passione Inter siamo live ogni giorno alle 19:30 e vi portiamo questi contenuti di frequente proprio per rimanere aggiornati su tutto quello che accade in casa Inter. Io mi fermo qui, vi chiedo, prima di salutarvi, di lasciarmi un commento per dirmi la vostra su Gudmundsson. È un giocatore che secondo voi si sposa bene con le esigenze dell'Inter? Costa troppo? Andreste su qualcun altro? Non lo so, fatemi sapere nei commenti. Per il resto vi ricordo il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete continuare a parlare con noi di questo tema e anche di tutti gli altri di casa Inter, vivendo anche questo finale di stagione che speriamo sia vincente, ecco, tutti insieme. Ed infine, come sempre, se mi stai seguendo in podcast ti lascio in descrizione un altro contenuto da recuperare, mentre se mi segui su YouTube ti basta cliccare proprio qui.